Benvenuto nelle conversazioni di pratica in italiano. Preparati a esercitare il tuo italiano e a diventare più fluente. I sottotitoli sono disponibili, attivali dalle impostazioni. Il link al PDF è in descrizione. Metti like e iscriviti. Scrivi nei commenti l'argomento che vuoi vedere e premi il pulsante hype per dare più visibilità al video. Iniziamo. Ciao John, come stai oggi? Ciao Alice, sto bene, grazie. E tu? Sto bene. Oggi voglio parlare del mercato azionario. Sai cos'è? Sì, lo so. Il mercato azionario è un luogo dove le persone comprano e vendono azioni di aziende. È una parte del mercato finanziario. Esatto. Ho alcune domande sul mercato azionario. Puoi aiutarmi? Certo, Alice, sono felice di aiutarti con le tue domande. Cos'è un'azione? Un'azione è una piccola parte di un'azienda. Quando compri un'azione, possiedi un piccolo pezzo di quell'azienda. Capisco. Quindi se compro un'azione di un'azienda, possiedo una piccola parte di quell'azienda. Sì, esattamente. Le aziende vendono azioni per raccogliere fondi. Gli investitori comprano azioni per cercare di guadagnare quando l'azienda cresce. Come fanno le persone a guadagnare nel mercato azionario? Le persone guadagnano in due modi principali. Primo, se il prezzo dell'azione sale, puoi venderla per più di quanto hai pagato. Secondo, alcune aziende pagano dividendi. I dividendi sono piccoli pagamenti agli azionisti dai profitti dell'azienda. Cosa sono i dividendi? I dividendi sono pagamenti che alcune aziende offrono ai loro azionisti. Se possiedi un'azione che paga dividendi, ricevi un piccolo importo regolarmente, anche se non vendi l'azione. Sembra interessante, ma il mercato azionario è sicuro? Il mercato azionario può essere rischioso. I prezzi possono salire e scendere molto. A volte le persone perdono soldi se vendono le loro azioni quando il prezzo è basso. Sono preoccupata di perdere soldi. Come posso essere al sicuro quando investo in azioni? Un modo per essere più sicuri è diversificare i tuoi investimenti. Questo significa acquistare diversi tipi di azioni, in modo da non mettere tutti i tuoi soldi in un'unica azienda. Se un'azienda non va bene, hai comunque altri investimenti. Cosa significa diversificare? Diversificare significa distribuire i tuoi soldi su molte azioni o investimenti diversi. Ad esempio, puoi acquistare azioni di un'azienda tecnologica, di un'azienda alimentare e di un'azienda automobilistica. In questo modo, se il prezzo dell'azione di una società scende, i tuoi altri investimenti possono aiutare a proteggere i tuoi soldi. È un'ottima idea. Ho sentito parlare del mercato azionario che sale e scende. Cosa significa? Quando diciamo che il mercato azionario è in alto, significa che molti prezzi delle azioni sono più alti di prima. Quando il mercato è in basso, significa che molti prezzi delle azioni sono scesi. Perché i prezzi delle azioni salgono e scendono? I prezzi delle azioni cambiano a causa della domanda e dell'offerta. Se molte persone vogliono comprare un'azione, il prezzo sale. Se molte persone vogliono vendere, il prezzo scende. I prezzi possono anche cambiare a causa di notizie sull'azienda, sull'economia o su altri eventi. Capisco. Quindi il mercato azionario è come una grande asta dove le persone comprano e vendono azioni. Sì, è un buon modo per pensarci. Il mercato azionario è un luogo dove gli investitori mostrano il loro interesse per le aziende. A volte i prezzi salgono perché un'azienda riporta buone notizie, come profitti più alti. Altre volte i prezzi scendono a causa di notizie negative, come una perdita o un problema nell'azienda. Cos'è una borsa valori? Una borsa valori è un luogo dove si comprano e si vendono azioni. È come un mercato per azioni.
Negli Stati Uniti, le due borse valori più grandi sono il New York Stock Exchange e il Nasdaq. Qual è la differenza tra NISE e Nasdaq? Il NISE è una borsa valori più antica e utilizza un sistema chiamato asta. Il Nasdaq, d'altra parte, è completamente elettronico e utilizza un sistema diverso per abbinare acquirenti e venditori. È interessante. Ho sentito parlare di alcune azioni popolari come Apple e Microsoft. Cosa sono? Apple e Microsoft sono aziende tecnologiche. Vendono prodotti come computer, telefoni e software. Le loro azioni sono molto popolari perché molte persone credono che queste aziende cresceranno in futuro. Puoi spiegarmi cosa sono un mercato toro e un mercato orso? Certo, un mercato toro è quando i prezzi delle azioni stanno salendo e l'economia sta andando bene. Molti investitori sono fiduciosi e comprano più azioni. Un mercato orso è quando i prezzi delle azioni stanno scendendo e l'economia è debole. Molti investitori sono preoccupati e vendono le loro azioni. Capisco. Quindi un mercato toro è un periodo di crescita e un mercato orso è un periodo di declino. Sì, è corretto. Gli investitori usano questi termini per descrivere la tendenza generale del mercato azionario. Come posso iniziare a investire nel mercato azionario? Per iniziare a investire, devi aprire un conto di intermediazione. Un'intermediazione è un'azienda che ti aiuta a comprare e vendere azioni. Ci sono molte intermediazioni online che sono facili da usare. Cos'è un conto di intermediazione? Un conto di intermediazione è un conto dove puoi depositare denaro per comprare azioni. È come un conto bancario, ma per investire. Quando apri un conto, puoi trasferire denaro e poi usare quel denaro per acquistare azioni di diverse aziende. Ho bisogno di molti soldi per iniziare a investire? No, non hai bisogno di molti soldi. Molte intermediazioni ti permettono di acquistare azioni frazionarie, il che significa che puoi comprare una piccola parte di un'azione a un prezzo basso. Puoi iniziare con poco denaro e far crescere il tuo investimento nel tempo. Sembra facile, ma cosa succede se non so quali azioni comprare? È importante fare ricerche prima di comprare azioni. Puoi leggere delle aziende, controllare i loro rapporti finanziari e vedere come si confrontano con altre aziende. Alcune persone usano anche fondi comuni o fondi negoziati in borsa, ETF, per investire in molte azioni contemporaneamente. Cos'è un fondo comune? Un fondo comune è un tipo di investimento che raccoglie denaro da molti investitori per acquistare una varietà di azioni, obbligazioni o altri attivi. Questo aiuta a diversificare il tuo investimento senza dover comprare molte azioni individuali. E cos'è un ETF? Un ETF, o fondo negoziato in borsa, è simile a un fondo comune, ma viene scambiato in borsa come un'azione normale. Puoi comprare e vendere ETF durante il giorno a prezzi di mercato. Mi piace l'idea dei fondi comuni e degli ETF perché diffondono il rischio. Sì, sono buone opzioni per i principianti. Ti aiutano a investire in molte aziende contemporaneamente, il che può rendere il tuo investimento più sicuro. Ho sentito dire che il mercato azionario può essere molto volatile. Cosa significa? Volatile significa che i prezzi delle azioni possono cambiare rapidamente e di molto. Quando il mercato è volatile, i prezzi salgono e scendono molto in breve tempo. La volatilità è buona o cattiva per gli investitori? La volatilità può essere sia buona che cattiva. Può essere buona perché offre agli investitori la possibilità di comprare azioni a un prezzo più basso. Può essere cattiva perché significa anche che i prezzi possono scendere rapidamente e alcuni investitori potrebbero perdere soldi. Come posso proteggere il mio investimento se il mercato è volatile? Un modo per proteggere il tuo investimento è avere un piano a lungo termine.
Se investi per lungo tempo, potresti non preoccuparti tanto dei cambiamenti di prezzo a breve termine. Un altro modo è utilizzare ordini di stop loss. Un ordine di stop loss è una richiesta di vendere un'azione se il suo prezzo scende a un certo livello. Questo può aiutare a limitare le tue perdite. È utile sapere tutto ciò. Voglio essere un investitore intelligente e non entrare nel panico quando i prezzi scendono. È importante rimanere calmi e prendere decisioni informate. Molti investitori di successo consigliano di non cercare di prevedere il mercato. Invece, investi regolarmente e tieni i tuoi investimenti per lungo tempo. Ho molte domande sul mercato azionario, ma ora mi sento più sicura. Grazie per aver spiegato tutto, John. Prego, Alice. Sono contento di poterti aiutare. Ricorda che investire nel mercato azionario è un modo per far crescere i tuoi soldi nel tempo, ma comporta anche dei rischi. Fai sempre le tue ricerche e considera di parlare con un consulente finanziario se non sei sicura. Farò sicuramente ulteriori ricerche e magari aprirò un conto di intermediazione presto. È un buon piano. Inizia in piccolo, impara lungo il cammino e sii paziente. Il mercato azionario può essere uno strumento potente per costruire ricchezza se lo usi saggiamente. Grazie ancora per il tuo aiuto, John. Mi sento molto meglio riguardo all'apprendimento per investire nel mercato azionario. Sono felice di aiutarti, Alice. Se hai altre domande in futuro, non esitare a chiedere. Buona fortuna con il tuo percorso di investimento. Ottimo lavoro! Vuoi esercitarti con l'italiano e diventare più fluente? Iscriviti e attiva la campanella delle notifiche per non perdere nessuna delle nostre conversazioni gratuite in italiano. Ci vediamo nel prossimo video.